Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati. Io sono Simone, amo le lingue straniere, le uso per viaggiare il mondo e lavorare all'estero come project manager e su questo canale parliamo di come impararle da autodidatta. Nel video di oggi vorrei condividere con voi un pochino quelli che sono i miei piani per il 2022. Per quanto riguarda il russo, come detto, mi piacerebbe continuare a migliorare la lingua e portarla ad un livello C1. Mi piacerebbe finalmente andare in Russia, viaggiare un po' per il paese perché di fatto non ci sono mai stato. Sono stato nel Caucaso, in Georgia, in Armenia, in Azerbaijan, dove diciamo con il russo te la cavi molto bene perché l'inglese non si parla troppo da quelle parti, con il russo invece puoi comunicare agilmente con chiunque ed è stata la mia prima esperienza, però ovviamente non è come andare in Russia dove il russo è la lingua parlata anche per strada praticamente da tutti. Mi piacerebbe magari fare anche un corso di russo in Russia, magari una settimana, 2 settimane, una specie di full immersion. Io, come sapete, in generale non sono né pro né contro. Ai corsi so che se studio per conto mio e se studio in maniera concentrata e focalizzata, il rendimento è più elevato che non se vado a fare un corso da qualche parte, perché i corsi in qualche modo sono sempre un po' dispersivi e dipendono molto dall'insegnante. Se hai un ottimo insegnante puoi avere un ottimo corso, se hai un insegnante che invece è così così, allora purtroppo non avanzi molto, quindi c'è sempre una variabile un po' aleatoria che a me non piace tanto. Mi piace molto l'aspetto sociale invece dei corsi perché conosci altre persone che stanno studiando la tua stessa lingua, quindi anche dal punto di vista motivazionale questa cosa è molto utile. Lo sloveno, mi piacerebbe arrivare a un B1, B2 con lo sloveno e in qualche modo fermarmi lì perché, come detto, ho iniziato a studiare sloveno per passione, non ho una vera necessità lavorativa, ad esempio, di parlare lo sloveno, cosa che invece ho in tutte le altre lingue che parlo, no? Io utilizzo praticamente tutte le lingue sul lavoro. Il russo è l'unica che non uso ancora, però il portoghese ad esempio lo sto già usando perché lavoro con i colleghi brasiliani. E veniamo quindi al portoghese. Vorrei semplicemente mantenere il livello che ho raggiunto. La manutenzione, diciamo, del portoghese in questo caso non sarà difficile perché nel momento in cui ascolto musica, ascolto podcast e guardo film o serie TV in portoghese, il livello rimane più o meno quello. Non penso di andare a svilupparlo più di tanto, perlomeno nel 2022. Ovviamente mi piacerebbe portare anche il portoghese al livello C1, però non è uno degli obiettivi di quest'anno. Mi piacerebbe invece sicuramente iniziare ad imparare una nuova lingua. Onestamente devo ancora pensare bene a quale, magari esplorando di nuovo un'altra famiglia linguistica, perché no, magari una delle lingue parlate in Asia. Però, come detto, devo ancora un attimino pianificare bene. So che vorrei iniziare con un'altra lingua, so che vorrei che fosse qualcosa di davvero un po' diverso dalle altre lingue che parlo, però dovrò decidere, dovrò pensarci. Anzi, se volete ragazzi, scrivetemi nei commenti quale lingua, non lo so, state imparando voi o quale lingua volete imparare voi nel 2022, quali sono i vostri obiettivi riguardo all'apprendimento delle lingue per il 2022. Fatemelo sapere e se vi è piaciuto questo video date un occhio anche a come ho concluso il 2021 in termini di obiettivi e in termini di miglioramento delle varie lingue che parlo. Io vi mando un saluto e ci vediamo presto. Ciao ragazzi!